Ciao e benvenuti! Prima di immergerci nelle ombre del tradimento, ecco come potete far brillare una luce sul nostro canale, iscrivendovi ad Amazon Audible con il link qui sotto in descrizione. Non vi costa nulla, avete 30 giorni di prova gratuita e un vastissimo catalogo dei migliori audiolibri. E con questo gesto sostenete direttamente le nostre narrazioni. Ora iniziamo con la storia. Ero nervoso. Karen, mia moglie da 11 anni, mi aveva detto di incontrarla al Tumbleweed Inn alle 3. Sapevo che il bar sarebbe stato praticamente vuoto a quell'ora e qualsiasi cosa avesse da dirmi avrebbe poco a che fare con il festeggiare con lei. Non sapevo quanto avevo ragione. Il Tumbleweed è dove ci eravamo incontrati 13 anni prima. Avevo una brutta sensazione. Sospettavo che mi tradisse con un collega. Temevo che questo incontro sarebbe stato il momento in cui avrei ricevuto la notizia. C'erano stati segnali. Serate in ufficio dove lei era segretaria del capo, disinteresse per il sesso, almeno con me, nuovi vestiti provocanti nel suo armadio, vestiti che non indossava mai con me e un interesse molto ridotto nella comunicazione con me. Parlavamo a malapena, anche durante i pasti, di cui sempre meno lei era presente. Negli ultimi mesi era stato per lo più io e i bambini a mangiare, e lei che entrava con qualche scusa banale e forse un dolce dal mercato per i bambini, Max, 9 anni, e Megan, 10. Il suo disprezzo per me era una cosa, e faceva male, ma mettere i bambini in secondo piano mi faceva davvero arrabbiare. La mia azienda si specializza nella progettazione di sistemi di cablaggio e impianti elettrici per varie imprese edili, tenendomi completamente occupato durante il giorno. Mi sono avvicinato a loro due. Lei ha percepito la mia presenza e si è girata. «Ciao Mark», ha detto lei, non «ciao amore». Nessun bacio sulla guancia, solo «ciao Mark». L'ho detto in modo pungente. «Cosa succede?» L'uomo si è girato e mi ha affrontato. «Signor Steinbeck, o preferirebbe che la chiamassi Mark? Noi le abbiamo fatto venire qui oggi per farle sapere che sua moglie e io abbiamo avuto rapporti sessuali insieme per un po' di tempo. Lei ha reso chiaro che è stanca di doversi nascondere e di dover inventare scuse, quindi l'ho convinta a dirglielo semplicemente. Come ho detto, ero preparato a metà per questo. E il registratore nella mia tasca della giacca mi dava un vantaggio, speravo di registrare tutto. Ho atteso. Non ho detto nulla. Dopotutto papà stava guardando e non voleva che si arrabbiasse con me per essere stato stupido. «Mark», ha detto Karen aspettandosi che dicessi qualcosa, ma sono rimasto in silenzio. Deve aver deciso che ero sotto shock o qualcosa del genere, quindi ha iniziato a parlare. «Mark, è stato così difficile tenerti all'oscuro di questo. Non voglio che tu ti senta ferito. Non ho intenzione di lasciarti, è solo che, il sesso con Jason qui è semplicemente troppo per me per rinunciarci. Spero che tu possa capire. Non potevo più tenerti all'oscuro, meriti di sapere», ha detto. Non ero sicuro di quanto fosse consapevole di quanto il suo argomento suonasse stupido. Karen non aveva finito il college per ovvi motivi, ma non l'avevo mai considerata effettivamente stupida fino a quel momento. Quanto al genio militare per cui mi stava scambiando, abbastanza detto. Sono andato alla fine del bar dove il barista cercava di non sentire ciò che non poteva fare a meno di sentire. Ho ordinato quello che c'era alla spina, me l'ha portato, l'ho sorseggiato, dicendo nulla. Loro due mi guardavano, potevo vedere la confusione sui loro volti. Ho finito la mia birra e sono uscito. Sentivo i loro occhi seguirmi mentre uscivo dall'edificio. Mi sentivo bene, per la prima volta in mesi. Sentivo di avere il sopravvento, potrei averlo immaginato, ma era decisamente quello che stavo sentendo. Sono andato direttamente a casa, i bambini mi stavano aspettando. Ho baciato i bambini dicendo ciao e riso dicendo che sarebbe stato un buon fine settimana per loro, hanno urlato e gioito. E siamo andati a prendere il gelato. Ho detto loro del mio piano, che avevo formulato quel giorno. Avrebbero trascorso il fine settimana con la loro zia Susan e lo zio Duck. Amavano mia sorella e mio cognato, e loro amavano loro. Sue e suo marito, un ex ranger dell'esercito, non erano stati in grado di concepire, quindi Max e Megan erano diventate le persone preferite nel mondo intero. Sapevo che Sue e Duck sarebbero andati in campeggio per il fine settimana, e ora i bambini sarebbero andati con loro.
questo mi avrebbe dato la possibilità di cui avevo bisogno per gestire le cose che dovevano essere gestite. «Tutto a posto, Mark», ha detto Duck. L'uomo aveva un talento incredibile per cogliere le cose. «Onestamente no», ho detto. «Sto divorziando da Karen, i bambini non lo sanno, quindi...» «Figurati», ha detto lui, fermandomi di colpo. «Ho notato alcune cose», ha detto. «Così ha fatto Sue. Karen ha effettivamente fatto una mossa su di me l'ultimo Natale. L'ho respinta e lei ha scherzato su di esso cercando di coprirsi, ma non è riuscita a convincermi, non a me. Sue mi ha fatto promettere di non dirtelo. Mi dispiace, non sapevo». «Va bene, sono solo grato che voi ragazzi siate qui per prendervi cura dei bambini per un paio di giorni. Ho bisogno di tempo per allineare le mie pedine». «Ascolta, Mark, se hai bisogno di qualcosa...» «Grazie, Duck, lo terrò a mente, ma penso di potermela cavare. Sarà complicato, ma ho le prove, e questo non è uno stato di divorzio senza colpa, quindi inchiodarli non dovrebbe essere un problema. Dopo che lascio qui, andrò da Henry per mettere in moto le cose». Henry Morgan era l'avvocato più che competente della mia azienda, di conto per tutti almeno 120 anni, ma ancora affilato come una lama di rasoio. Conosceva ogni giudice e ogni avvocato degno di nota nello Stato, per non parlare della città. Karen non poteva non rendersi conto di cosa fossi capace di fare se l'avessi scoperta a tradirmi. Dovevo pensare che fosse venuta avanti con tutta questa storia di amico di sesso, per cercare di anticipare qualsiasi mossa potessi fare se li avessi scoperti per caso. Era un ragionamento molto fallace, ma più ci pensavo, più sembrava l'unica spiegazione logica. Aveva paura che potessi scoprirli e metterla all'angolo. «Sì, Henry, è tutto qui!» Avevo raggiunto la sua casa senza preavviso e l'avevo sorpreso. Gli avevo dato la registrazione e il nome del barista che era stato testimone dell'incontro bizzarro con mia moglie e il suo amico di sesso solo poche ore prima. «Ok, li farò citare in giudizio lunedì. Torni a casa?» mi ha chiesto. «Sì, suppongo di sì. Non voglio darle troppo nell'occhio prima. La caccerò non appena mi dirai che sono stati citati». «Bene, Malcolm interrogherà il testimone e lo farà firmare un affidavit domani anche se è domenica. La velocità vince in questi casi, colpiscili duro, colpiscili veloce e lasciali confusi nella polvere, è sempre quello che dico», ha detto. Mi piaceva il modo in cui quest'uomo pensava. «E Mark, mi dispiace per il tuo matrimonio e soprattutto per Max e Megan. Se hai bisogno di qualcosa...» «Grazie, Henry, lo apprezzo». Sono uscito sentendomi molto bene. Avevo un ex ranger e un avvocato davvero cattivo che correvano per me. Ora tutto quello che dovevo fare era sedermi e lasciare che le cose prendessero il loro corso. Avevo detto a Henry di negarle qualsiasi cosa, non doveva ottenere niente. Lui ha detto che non sarebbe stato un problema, con qualsiasi altro avvocato sapevo che probabilmente avrei dovuto dividere tutto con lei. Tuttavia, le sue azioni, come validate dalla registrazione, secondo Henry, Jill I avrebbero fornito la leva per decimarla in tribunale. Se Henry lo affermava, aveva una verità indiscutibile, ne ero certo. Mi sentivo sempre più rassicurato mentre tornavo a casa, potenzialmente per l'ultimo weekend con quella che sarebbe diventata la mia ex moglie. All'arrivo sono rimasto sorpreso nel trovare un'auto non familiare parcheggiata nel vialetto, doveva appartenere a Jason. La sera stava scendendo e mi chiedevo se potessi essere abbastanza fortunato da cogliere un'occhiata dei due amanti. Parcheggiando un paio di case più in giù, mi sono avvicinato di soppiatto alla casa. Le luci erano spente e, avvicinandomi, ho notato Rex, il mio vicino di casa, che portava fuori la spazzatura. Rex era un poliziotto. Mi sono posizionato accanto all'auto non familiare e ho fatto contatto visivo con lui. Mi ha salutato e ho annuito. Aveva visto l'auto, un altro testimone. Ho fatto mentalmente nota del numero di targa del tipo. L'avrei dato a Henry insieme al nome e all'indirizzo di Rex, e forse un paio di foto, se fossi riuscito a scattarle. Sono entrato nel cortile di casa come se stessi andando a prendere i miei bidoni della spazzatura per portarli fuori. Rex era già rientrato, quindi potevo ancora cercare di intrufolarmi e scattare le mie foto. Erano nella sala anteriore, ho tirato fuori il cellulare e li ho fotografati attraverso le porte scorrevoli in vetro sul retro. Grazie a Dio per i cellulari moderni, lui la stava prendendo da dietro mentre lei era in ginocchio sul divano.
Ho fatto circa 10 foto, ho riposto il cellulare e sono entrato rumorosamente attraverso la porta scorrevole in vetro. Mi hanno sentito, i due si sono girati, mi hanno guardato e hanno continuato a fare ciò che stavano facendo. Sono salito al piano di sopra, l'ardire, ho pensato. Ma ho aspettato. Circa 15 minuti dopo ho sentito la porta d'ingresso al piano di sotto aprirsi e chiudersi. Poi il rombo del motore mentre lui se ne andava. Ho aspettato ancora 1 minuto o 2 e poi sono sceso, dirigendomi verso la cucina. Ho sentito la doccia che scorreva mentre passavo accanto al bagno di sotto. Mi sono versato una tazza di caffè e ho aspettato. Questo sarebbe stato interessante. 10 minuti dopo, lei si è unita a me. «Stai bene?» ha chiesto. La sua voce era gentile. Non ho detto nulla, ho solo sorseggiato il caffè e aspettato che dicesse qualcosa di significativo. Mi preoccupava che non avesse nemmeno pensato a chiedere dei bambini. Questa donna non era la donna che avevo sposato più di un decennio fa. «Mark, dobbiamo parlare. I bambini sono da mia sorella, pensavo ti piacerebbe saperlo». «Oh sì, ho notato che non c'erano quando siamo tornati a casa», disse lei, sembrando ora confusa. «Guarda, stai bene? Volevo solo essere onesta e diretta con te. Non mi piaceva dovermi nascondere. Sei un uomo buono e meriti di meglio. È solo sesso, Mark, solo sesso. Non ti negherò nulla quando siamo insieme e Jason lo sa ed è d'accordo con questo. È un uomo buono. È stata la sua idea di non nascondere più le cose da te. Non ho potuto resistere. Quindi posso avere rapporti sessuali con mia moglie legalmente sposata e Jason è d'accordo con questo? Che gentile da parte sua». «Non c'è bisogno di essere sarcastico, Mark. L'onestà è sempre la migliore politica, sai», disse lei. Evidentemente, infrangere i suoi voti matrimoniali era un'eccezione alla regola. Dovetti sorridere, non potei farne a meno. «Mark, dannazione, di qualcosa», mi ordinò. «Cosa vuoi che dica? Se dicessi di chiamarlo e dirgli che è finita, lo faresti?» «Beh, allora non c'è nulla da dire. Ma sì, avevi ragione, merito di meglio». Ridevo dentro di me, ma all'esterno il mio comportamento era calmo, persino riflessivo. «Non sei un cornuto o qualcosa del genere», disse. «Sei mio marito e un buon papà, e ti amo, e...» «Basta, Karen, sto uscendo, non aspettarmi sveglia». Dovevo uscire di lì, non potevo sopportare di stare vicino a lei, era morta per me. Lunedì sarebbe stato tutto finito e lei... Beh, sarebbe stata storia passata. Ho ripercorso i miei passi di prima, ero di nuovo al Tumbleweed Inn. Lo stesso barista era di turno. Mi sono appoggiato al bancone e ho preso il mio posto all'estremità del bar. Il posto era affollato ora, soprattutto per una serata di martedì. Ho ordinato alla spina e ho chiesto al ragazzo «Che succede?», indicando la folla. «È la serata dei gufi e i lupi sono fuori». Annuì verso l'angolo più lontano. L'illuminazione era tenue, ma l'ho visto. Jason stava baciandosi con una delle donne presenti. Quindi il traditore tradiva l'altra traditrice. Perché ero sorpreso? O forse l'altra traditrice sapeva che lui aveva altri interessi. Ho sentito dire che già oggi. «Uomo, se hai bisogno di un testimone...» «Grazie, forse ne avrò bisogno», ho detto. Anche mia moglie mi ha fatto lo stesso qualche anno fa, ma non avevo nessuno al mio fianco, quindi in tribunale sono stato fregato abbastanza male. Quindi questo era qualcosa, suppongo. Sarebbe effettivamente buono se metà di ciò che guadagno non andasse in alimenti. Abbiamo parlato a più riprese per le successive 4 ore di fila. Ho preso nota mentale di parlare con Henry su come forse dare a questo ragazzo un po' di giustizia se mi aiutava a inchiodare Romeo e Giulietta. Noi sfortunati dobbiamo restare uniti. Jason non mi ha mai notato al bar. Sono riuscito a scattare alcune buone foto di lui e della sua piccolina. Le avrei usate per mostrare a mia moglie nel caso pensasse di essere l'unica per lui. Ma questo avrebbe dovuto attendere dopo il grande spettacolo di lunedì. Sono tornato a casa verso le 4 del mattino. Io e Josh, il barista, abbiamo preso mezza dozzina di tazze di caffè dopo la chiusura. Lui viveva al piano di sopra del bar, quindi non aveva dove andare e, visto che viveva da solo, suppongo che ero un buon candidato per le conversazioni notturne. Mi piaceva quel ragazzo, oltre al fatto che era un dannato bravo barista, un grande vantaggio secondo me.
Ero arrabbiato con Karen, ma volevo dormire nel mio letto, non nella dannata stanza degli ospiti. C'è qualcosa nel letto di un uomo, è qualcosa che mia moglie sapeva di me, e forse per questo faceva sesso in salotto invece che al piano di sopra. Mi sono infilato accanto a lei, era sveglia. Ho sentito la sua mano cercarmi, l'ho scostata e mi sono semplicemente girato e ho dormito. Evidentemente ha fatto lo stesso. La luce che filtrava attraverso le fessure delle tende mi ha svegliato. Erano quasi le 8. Potevo sentire il profumo del bacon che friggeva in cucina. Mi sono alzato, fatto la doccia, vestito e sono sceso. Lei era di buon umore. Immagino pensasse che tutto fosse a posto, o almeno che il nostro matrimonio non fosse terminale. «Ciao, testa di sonno». «Buongiorno», ho detto. «Sembra buono». Beh, lo era. Avevo fame. Potrebbe essere l'ultimo giorno della nostra vita coniugale, ma non dovevo essere tutto triste per questo. Il mondo sarebbe crollato domani, ma oggi sarebbe stata una bella giornata, lo sapevo. «Sarò qui tutto il giorno oggi per te», disse lei, come se fosse un favore speciale per me, visto che ero stato così ragionevole. «Oh sì, e se sei bravo, potresti essere davvero fortunato», disse. Stava addirittura ridacchiando. Non sapevo se ridere o sentirmi malato allo stomaco. Come poteva questa strega traditrice di una moglie pensare davvero che avrei accettato consapevolmente ciò che stava vendendo? Ho semplicemente riso insieme a lei. «Devo portare la mia auto in officina più tardi questa mattina. Devo mettere i freni nuovi». «Oh, pensavo che forse più tardi...» Dovevo trovare un modo per evitarla e non sarebbe stato facile. Davvero non volevo infilare il mio meccanismo in lei, ma supponevo che avrei potuto sopportarlo, se assolutamente necessario, per tenerla sbilanciata. Giusto prima di partire per il lavoro sui freni, che incidentalmente non era una bugia, ho nascosto il mio piccolo registratore attivato dalla voce vicino al telefono della cucina. Immaginavo che se avesse chiamato lui, quello sarebbe stato il telefono che avrebbe usato. Avevo ragione. Dio, come amo l'intrigo. 3 ore dopo sono tornato. Ho recuperato il registratore mentre lei portava fuori la spazzatura e sono andato nel mio ufficio per ascoltare cosa potrebbe essere stato catturato. Era doloroso quando l'ho sentita dire che lo amava. Molto doloroso, soprattutto sapendo che a lui non importava un fico secco di lei. Non vedevo l'ora di mostrarle le foto datate che avevo scattato di lui e della sua piccolina la notte prima. Quello avrebbe messo un bel freno al suo stile. «Ciao, sono io sì. Lui è uscito a fare qualcosa sulla macchina. Non lo so, Jason, potrebbe non volerlo. Sì, proverò. Lui mi ama, quindi forse. Ma ok, capisco, non voglio perderlo. Non so, forse abbiamo esagerato a sfregarlo così in faccia. Lo so, ma... Ok, ti amo anche io». Seduto nel mio ufficio in uno stato di stupore, avevo sposato una... Era imbarazzante. Non ero più sicuro se dovrei anche divorziarla. Come si può ritenere responsabile delle proprie azioni qualcuno così stupido? Ora il dolore era troppo profondo, l'audacia sfacciata della coppia rendeva ogni tipo di riconciliazione impossibile. E poi c'erano i bambini. A lei chiaramente non importava un fico secco di loro. Imperdonabile. Ero fuori di casa prima che lei si svegliasse la mattina successiva. Era lunedì e presto sarebbe stata la fine per lei e per il suo amante. La mia prima tappa era l'ufficio di Henry. Aveva delle notizie. Malcolm, il suo investigatore privato part-time, aveva scoperto qualcosa su Romeo. Era sposato, aveva 6 figli, credeteci o no, e sua moglie aveva i soldi e la famiglia, una donna d'affari 10 anni più grande di lui, che apparentemente non aveva idea del suo tradimento. Ho istruito Henry a colpirlo duramente e gli ho anche dato la mia ultima registrazione e il mio cellulare con la foto. Lui ha sorriso a quello. Ho anche menzionato potrei avere un lavoro speciale per lui e Malcolm dopo che la polvere si sarà depositata. Sapevo che Sue e Duck avrebbero portato i bambini a scuola, era dover parlare con loro più tardi nel giorno che mi spaventava, ma non c'era nulla da fare, doveva essere fatto. Henry aveva organizzato perché i 2 amanti fossero citati al lavoro. C'era un'ordinanza restrittiva contro di lei che le impediva di tornare a casa, e contro di lui altrettanto. I documenti dovevano essere consegnati poco prima dell'ora di pranzo. Ho chiesto a Henry di assicurarsi che fosse fatto rumorosamente e con quanto più clamore possibile.
Volevo che i due amanti soffrissero. Inoltre, avevo chiesto che rendesse disponibili tutte le prove contro la coppia alla moglie di Jason. Quello che avrebbe fatto con esse sarebbe stato affar suo. Dio, quanto avrei voluto essere lì quando mia moglie veniva citata. E poi ho pensato, perché no? Ero nel corridoio quando l'incaricato è arrivato. Non lo conoscevo e lui non conosceva me. Quindi è semplicemente passato accanto a me per l'ufficio dove lavorava mia moglie, l'ufficio del capo. Scusate, siete la signora Karen Steinbeck? Sì, sono io, rispose lei, sorridendo. Osservavo dalla porta, inosservato, mentre conversava con l'incaricato. Lui le consegnò una busta manila. Siete citata, la informò. L'espressione di lei si fece scura mentre esaminava il contenuto della busta, lasciandosi sfuggire delle lacrime che le rigavano il viso, collassando sulla sua sedia. Fu raggiunta dal suo capo, che tentò di offrirle conforto. Mi resi più evidente. Il suo sguardo incontrò il mio, largo di sorpresa. «Mark, perché?» chiese, la voce tremante. Non potevo resistere. «Scusa di nuovo, papà, come dicevi, merito di meglio», e me ne andai. Anche se fisicamente assente, ho appreso in seguito che Jason aveva avuto una sorte simile, svenendo quando realizzò la gravità della sua situazione. Alla fine perse tutto: moglie, figli, casa, carriera. Avevo sottovalutato un aspetto. Karen non era la più grande sciocca del mondo, era semplicemente la seconda. Qualche giorno dopo, seduto nell'ufficio di Henry, sorseggiando una tazza di caffè fumante. «Quindi, pensi che tu possa aiutarlo, visto che è passato tanto tempo?» «Sì, penso di sì. Quella donna ha molti scheletri nell'armadio ed è più che disposta a rivedere le condizioni del loro divorzio per tenere tutto sotto silenzio. Fai saltare gli alimenti, voglio dire, se puoi, Mark». «Mark, non hai ancora capito che posso fare qualsiasi cosa?» rispose lui ridendo. «Corretto», dissi, unendomi a lui nel ridere. Più tardi quel giorno, seduto al bar del Tumbleweed, parlavo con il mio nuovo amico. «Dio, se quello che dici è vero, non dovrai mai più pagare un altro goccio qui dentro», disse. «Non posso dirti quanto lo apprezzi, soprattutto perché lei mi ha umiliato così tanto all'epoca». «Felice di poter aiutare», dissi. Karen non ottenne nulla dal nostro matrimonio, ma per miracolo non fu licenziata. Era stata con il suo capo così a lungo che lui lasciò scivolare questa sua indiscrezione, questa volta. Jason era storia passata, come precedentemente raccontato. Incontrai Karen il giorno dopo il grande spettacolo. Avevo qualcosa che volevo darle. Sapevo di rischiare di doverla ascoltare supplicare e implorare, ma questo rischio valeva la pena. «Mark, non c'è un modo, intendo i bambini». Era una carta che sapevo avrebbe giocato e l'ho bloccata subito. «Non hai mostrato alcun interesse per i bambini negli ultimi mesi, Karen. Quel tuo ragazzo ha avuto tutta la tua attenzione. Mark è un uomo buono, è come te in molti modi. Penso che sia per questo che mi sono innamorata di lui all'inizio. Anche lui mi ama, ecco perché abbiamo cercato così tanto di farti capire. Era per te che abbiamo scommesso cuore e anima. Ora hai deciso di distruggerci tutti, noi e anche i bambini. Come hai potuto?» Le lacrime tornarono. Questa volta mi aveva davvero fatto arrabbiare, rendendolo tutta colpa mia. Dio, ero arrabbiato. «Mark, non è troppo tardi. C'è ancora qualcosa in noi, se lo vuoi. So che posso far capire a Jason che anche tu hai delle esigenze. Sarai sempre il mio numero uno. Sei il padre dei miei figli. Come potresti essere altrimenti? Jason è fuori da noi, non parte di noi. Ti renderò un uomo molto felice, basta che mi diai una possibilità». Ero quasi senza parole, non riuscivo nemmeno a arrabbiarmi. Questo era oltre il limite della stupidità, era moronico. Lei credeva davvero alle sue fandonie, aveva bisogno di aiuto, ma qualcun altro avrebbe dovuto fornirlo. Per me era storia passata. «Karen, sono venuto qui oggi per vederti per due motivi. Uno, permetterò che tu abbia visite illimitate con i bambini, ma mai i tuoi amanti. Ti darò del denaro per aiutarti a entrare in un nuovo appartamento, ma poi dovrai cavartela da sola. La condizione per questa generosità da parte mia è che tu non contesti in alcun modo il divorzio. Se lo fai, verrò contro di te con tutto ciò che ho e Karen, non hai idea di cosa sia capace di fare. Sono chiaro finora?» Lei mi fissò.
Era chiaro che aveva sperato contro ogni speranza che l'avrei ripresa e che sarei stato d'accordo con lei nel continuare con il suo numero 1 di classe mondiale. Come dico, avrebbe avuto bisogno di aiuto. Ho spinto una cartella manila verso di lei. «Per favore, controlla le date in fondo alle fotografie», ho detto. Erano le foto che avevo scattato sabato sera di Jason e della sua ragazza. Lei le ha tirate fuori e fissate. «Ma queste sono di sabato scorso. Tu non sei il suo vero amore, non lo sei mai stata. È un giocatore». «Buona vita», ho detto. Mi sono alzato, ho lasciato un 20 sul tavolo per la cameriera e sono uscito. Lei versava lacrime di disperazione mentre uscivo dall'edificio. «Grazie per aver ascoltato. Voi cosa avreste fatto al mio posto? Alla prossima!»